Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2025. Lo facciamo con una struttura diversa, più incisiva, più profonda per quanto riguarda la stesura di tarocchi generale. Poi andremo a esaminare l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per conseguire i tuoi obiettivi in questo mese. Rituale che per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, inserirla nella pratica. La pratica profetica che sta dando risultati straordinari a tutte e a tutti, la trovate qua sotto all'info box in descrizione. Pratica dei 21 giorni, ok? Allora, ragazzi miei ragazzi, tutto questo lo facciamo tenendo conto dei transiti principali planetari in questo mese di dicembre 2025. Per te cosa significa questo? Tutti i transiti che abbiamo porteranno a una ristrutturazione profonda. Per esempio, abbiamo per te la luna piena in gemelli, per te, per tutti. Ma la luna piena in gemelli cosa farà a te in particolare? Illuminerà la tua mente e mette in chiaro ciò che nella tua vita deve essere sistemato, ripulito, riorganizzato. Poi abbiamo Mercurio che prima è in Scorpione, poi passa in Sagittario e ti spingerà a scavare dentro, cioè che vuol dire a dire la verità, le verità importanti. Ridefinirà i confini e priorità. Poi abbiamo Marte e Venere in Sagittario che lavoreranno sulla casa, sulla famiglia, poi Marte poi Venere da Sagittario passerà a Capricorno, però nel frattempo lavorerà sulla casa, sulla famiglia, sulle radici emotive. Ci saranno per te dei chiarimenti, delle decisioni, delle nuove basi da costruire, va bene? Poi abbiamo Giove in Cancro, Saturno in Pesci, che sono i pianeti più lenti, e significa che sarai sostenuta o sostenuto nel creare relazioni, nel creare alleanze più mature e sarai sostenuta o sostenuto nello scegliere con il cuore e con lucidità. Quindi dicembre per te è un mese chiave dove chiudi ciò che va chiuso e apri spazi nuovi, più autentici, più tuoi. Va bene? Ora tutti questi transiti li andiamo ad applicare nella lettura dei tarocchi. Allora, chiedo al mio amante mistico, ossia sposo celeste, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, visione e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, come prima carta andiamo a vedere qual è il tema centrale del mese, cioè che cosa devi realizzare come anima in questo mese. Poi andiamo a vedere gli spiriti che saranno al tuo fianco, che sono anche, diciamo, le persone che ti vengono incontro mandate dal tuo spirito, no? Poi vediamo quale sarà la tua trasformazione interiore in questo mese. Cioè a livello karmico le ombre che si trasformano, quali sono? Poi andiamo a vedere che cos'è che fiorisce nel lavoro, nell'economia, nelle relazioni. Quindi il tuo potere spirituale, qual è il dono per te in questo mese che fiorisce in questi ambiti? Poi vediamo la tua postura energetica, cioè come ti devi comportare, nel senso il consiglio sciamanico, no? Che tipo di azioni devi incarnare. E poi vediamo quale sarà l'esito del mese. Come si chiude il mese di dicembre? Qual è il frutto visibile di tutto il processo? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà a dicembre? Allora, andiamo a vedere qual è il tema centrale del mese, cosa vuole incarnare la tua anima, realizzare. Una mazza, no una mazza nel senso una bella asso di bastoni.
Allora, c'è una scintilla qua, l'anima ti dice voglio creare, voglio accendere la mia vita. Quindi io vedo che ci sarà un inizio di fuoco, cioè io qua vedo una passione, o un progetto, o una vocazione che prende forma, oppure un desiderio che non puoi più ignorare e lo devi realizzare. Questa è proprio l'energia della Kundalini, cioè energia pura, istintiva, primordiale. Ti sentirai di nuovo viva, ti sentirai pronta, ti sentirai pronto, come se fosse una nuova vita. Mm? Cioè questo mese la tua anima vuole che tu dia il permesso, ti dia a te stessa o a te stesso il permesso di iniziare, di metterti in moto, di far nascere qualcosa che ti appartiene davvero. Ti vedo molto accesa, viva. E questa energia vitale è la cosa più bella che esista. Ok, vediamo chi c'è al tuo fianco, quali sono gli spiriti o le circostanze o le persone mandate dallo spirito. Ti spingerai a muoverti. Allora, vedo che gli spiriti che sono al tuo fianco in questo mese hanno a che fare con una transizione, cioè sono spiriti che arrivano a supportare questo fuoco iniziatico per te, mi spiego? Cioè, praticamente questi spiriti che ti accompagnano ti traghetteranno verso rive tranquille, rive più serene. Magari hai vissuto dei momenti turbolenti ultimamente o a tratti, no? Quindi è come se gli spiriti ti guidano a lasciare la riva, lasciare ciò che non ti serve più e dicono ti portiamo noi dall'altra parte, affidati, ok? Quindi sei traghettata da un gruppo di spiriti importanti, quindi mi viene da pensare che supererai un pensiero ossessivo, se hai avuto dei pensieri ossessivi, perché le spade sono la mente, no? Supererai un pensiero ossessivo, ti libererai da un ciclo mentale che ti teneva intrappolata e chiuderai un periodo stancante o pesante. Oppure anche questo, vedo, ti libererai da un'ansia che sembrava infinita. Perché il 6 di spade è il movimento, la migrazione, gli spiriti vogliono che tu migri verso acque serene rispetto a questo che ti ho detto. È un passaggio di livello e quindi lo spirito guida ti dice non devi capire tutto per andare, vai e poi capirai. Può esserci anche uno spostamento fisico, una persona che ti invita ad andare da un'altra parte, vai, è mandato dallo spirito, va bene? Ok, e vediamo qual è la trasformazione interiore, nodi karmici che avviene. Boom, cavaliere di spade. Sai che fai tu qua? Sai qual è il nodo che si scioglie? Che tu inizi, smetti di chiedere il permesso e cominci a tagliare ciò che non risuona più. Io vedo che diventi più veloce, più diretta, più onesta con te stessa o te stesso, meno disponibile al compromesso inutile. Sarai meno attaccata alle dinamiche che ti drenano, che ti prosciugano, perché te ne vai da lì. Cioè, questa è una trasformazione mentale. La mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo, come diceva il grande Sri Aurobindo. Ti senti animata da tagliare tutte queste rimuginì mentali. Cioè, qua vedo che tu non subisci più i pensieri, lo guidi, li guidi i pensieri. Qua si libera una nebbia da una stanchezza mentale, da un vecchio schema. Vedo che diventi tagliente e lucida come una spada nuova. E questo non arrivava da tanto tempo. E vediamo qual è il potenziale spirituale, il dono del mese, cosa arriva. Vediamo un po' come sarà il dono del mese. E qua arriva, se tu la mente la porti al servizio dell'anima, l'anima è il dono. Cioè, Regina di Coppe, qua si apre un portale. Io vedo che dicembre ti dona una sensibilità superiore, un'intuizione che arriva come delle visioni chiare. Avrai la capacità di percepire le emozioni degli altri con precisione chirurgica e avrai anche un amore più dolce verso te stessa o te stesso. Cioè, la regina di coppe sei tu che smetti di trattenere tutto dentro e ti lasci sentire, ti lasci sentire. Io vedo che qua ci saranno anche degli incontri o un incontro in particolare, non so in che ambito, perché l'amore lo vediamo dopo, molto più empatico, più intimo, più vero.
Allora, vedo che c'è la figura, se è un incontro esterno, vedo la figura di una donna o con una persona con un'energia prettamente femminile, che è un po' una donna maga, una donna sacerdotessa. È come se questo mese ti consegnasse questa figura per farti accompagnare dal tuo potere emotivo. Può esserci la figura di una donna che scioglie, che guarisce e ti fa ritrovare il tuo potere emotivo. Quindi, al di là se è una persona o meno, tu sarai talmente con questo potere emotivo in tutte le circostanze. Nel lavoro io vedo che tu sarai con questo potere emotivo di vedere al di là, di sentire gli altri e lasciarti fluire e prendere le decisioni dettate dal cuore. Decisioni profonde, decisioni vere, con tanto di chiarezza, cioè non avrai alcun dubbio, non c'hai i dubbi qua. È chiaro? E vediamo qual è la postura energetica da adottare il consiglio sciamanico. Bellissimo, l'asso di denari. Questa è la carta della manifestazione in questo mese. Allora, dicembre ti chiede di mettere un seme concreto, di investire in qualcosa che senti tuo. Ti chiede ancora di dare forma alla visione nata con l'asso di bastoni. Dai forma a questa visione, a questa cosa che ti muove da dentro. Qua l'universo ti dice non basta desiderare, pianta, anche se piccolissimo, ma pianta. Che ne so, all'inizio del mese ti può venire questa voglia di fare delle cose, non so, qualche cosa, per ognuno di voi è diverso. Ok, l'universo ti dice piantalo questa cosa, anche se è una cosa piccolina, mettila giù. Potrebbe essere un corso o un lavoro nuovo o un investimento oppure una scelta economica intelligente oppure una casa oppure un'idea, però qualcosa qua vedo che prende corpo, mi spiego? Sì. E vediamo qual è l'esito del mese. L'esito del mese. Allora, qua abbiamo un 9 di bastoni. Comunque sto notando che sono tutti arcani minori. È un mese di passaggio questo per te, dove c'è un'opportunità che devi mettere in pratica e aspettare i suoi tempi. E vedo che lo farai. Non hai più le ansie che ti attanagliano qua. Ok. Allora, il 9 di bastoni ti dice che arriverai a fine mese un po' provata o un po' provato intorno al 29-31 dicembre, però arriverai più forte. Sei stanca, vedo a fine mese, hai bisogno di riposo, però sei vittoriosa o vittorioso. Sei consapevole dei tuoi limiti, però anche del tuo potere. Sei meno ingenua e più saggia o più saggio. Questa è la carta del io non mollo. Questa è la carta del sono quasi arrivata. Questa è la carta del questa volta non scappo, ok? Quindi io vedo qua che tu difendi ciò che hai iniziato, proteggi il tuo nuovo fuoco e non permetterai a nessuno di spegnere la fiamma nata all'inizio del mese. Questo è un finale che non chiude, questo è un finale del mese che prepara una svolta. Mi spiego perché ti vedo, ok, ce la faccio. Quindi dicembre ti temprerà come fossi proprio ferro caldo. Va bene? Che rinasci proprio qua. Cioè tu in questo mese accenderai un desiderio, lascerai la vecchia riva, agirai con mente nuova, ti apri con il cuore, metti radici e difenderai ciò che vuoi creare. Quindi è un mese fortissimo, è un mese iniziatico, è un mese potentissimo. Vediamo cosa mi dicono gli oracoli. Mettiamo uno di questi qua così, poi ne mettiamo un altro degli archetipi. E vediamo. La forza interiore, cosa ti ho detto? 9 di bastoni. Non perdere te stesso nelle cose che non puoi cambiare. Concentrati su ciò che puoi cambiare, cioè atteggiamento, mentalità ed energia. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Quindi questo è il mese in cui tu sarai forte, è un mese iniziatico, è potentissimo. Avrai tantissima forza interiore perché ti scrolli di dosso gli arzigogoli della mente
E poi abbiamo bambina naturale, come se tornassi all'origine. Amicizia con gli animali, comunicazione con gli spiriti della naturalezza. Allora, questa è una carta e sia un invito per te a stare nel flusso proprio, ok? A non forzare gli eventi, a stare nel flusso e soprattutto a connetterti con lo spirito più profondo in te, perché è lo spirito che ti guiderà a stare in questo flusso, ad avere una forza interiore senza precedenti. Sì. Vediamo cos'altro dicono queste. Cioè, come se fossi appena nata, ti vedo, o appena nato. La porta del sole. Allora, la porta del sole mi parla sia del sole, sia dell'imperatore dei tarocchi, e sia a livello archetipico questa carta è una carta che mi dice questo mese tu metterai struttura, cioè le basi per la struttura che inizia l'anno nuovo. Qualcosa di radicato, qualcosa di solido, che non ha a che fare con le zavorre mentali che ti fanno venire i dubbi su quello che vai a creare in questo mese. Ok? Perché ti affidi? Questo è il dono, sentire anche gli altri prima che gli altri parlino. Poi la porta del sole ha a che fare anche con delle figure maschili o con un'energia prettamente maschile dal quale tu ti liberi. Può essere un archetipo dominante che hai avuto nella tua famiglia come un padre, anche l'immagine stessa di un archetipo dominante a cui hai dovuto un po' soccombere inconsciamente, ti liberi da questo archetipo, diventando tu tagliente ma con il cuore, ok? Certa di ciò che senti e che dici. E questo a cosa porta? Porta al sole, cioè alla libertà di essere quello che sei. Va bene? Mettiamone un'altra carta di queste. Fidati dei tuoi sentimenti, l'ho appena detto, guarda come si parlano tra di loro poi. Sei unica, sei unico. Il tuo destino sta aspettando che tu scriva la tua storia e traccia il tuo cammino. Segui il tuo cuore, non lasciare che gli altri decidano chi dovresti essere. Che ti ho detto qua che ci può essere una figura anche inconsciamente che viene dal padre, che poi hai proiettato nelle figure di riferimento maschili nella tua vita, ok? Che ti hanno comunque testato, hanno testato la tua forza. Quindi ti dicono fidati di ciò che senti in tutti gli ambiti, perché sei unica, sei unico. In questo mese tu esci fuori da quelle circostanze mentali che non ti fanno fidare dell'intuito, perché il dono è la regina di coppe, che è proprio la maga, la sacerdotessa, l'intuizione. E magari ti sei fatta sopraffare o ti sei fatto sopraffare dalle idee che gli altri volevano che tu facessi. Questa è la figura un po' dell'imperatore al contrario, no? Quindi questo è il mese in cui tu ti liberi, bambina naturale o bambino naturale, e avrai la forza interiore di essere resiliente e dare forma a qualcosa di nuovo e bellissimo. Va bene? Va bene, quindi ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo a vedere nell'amore che cosa accade per te. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia qualcuno o che non ci sia nessuno. Vediamo. Dicembre 2025 per te, Vergine. Amore. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi della Vergine? Allora, vediamo. Oh, 5 di coppe, dolce tristezza, dolce malinconia. Ah, ritrovi perfettamente la forma qui. 10 di bastoni. Allora, ti dico una cosa chiaramente. Questa sei tu, 9 di denari, Vergine, no? Allora, è possibile a livello sentimentale, relazionale, amoroso, è come se giunge al termine una tappa molto faticosa dovuta a circostanze legate ad approcciare alle relazioni con un senso di vittimismo. Va bene? Qua ci sei tu al centro, qua c'è un 5 di coppe e qua un 10 di bastoni. Cosa significa questo? Che riprendi perfettamente in mano la tua integrità, senza più vivere da vittima delle emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia o un abbandono che puoi sentire i primi 5-6 giorni del mese. No, quella sensazione di tristezza, di malinconia, di sentirsi eh, un po' di abbassamento d'animo, ti riprendi totalmente. Poi cosa succede? C'è un 10 di bastoni qua.
10 di bastoni mi parla di pesi, di responsabilità che ti sei portata alle spalle. Quindi elabori una sensazione di malinconia a livello emotivo che ti porta a ridefinire i termini. Questa sono io, questo sono io, va bene? Mi scrollo di dosso dei pesi che mi porto a livello emotivo che non sono miei, non sono più miei, e quindi una volta recuperate le forze grazie all'alleanza con la dea della tristezza o della dea della malinconia, grazie ai rituali della Kundalini, tu qua ti fai due conti e giunge al termine una situazione molto stressante. Ora, come si traduce nella realtà questo? È possibile che all'interno di una relazione, qualsiasi relazione sia, cioè, o che sia una persona nuova, adesso lo andiamo a vedere chi arriva nei tuoi confronti, eccetera, però il mood di questo mese per te è ridefinire i termini. Questa sono io. Come faccio ad arrivare a dire questa sono io e sono fiera di me o fiero di me? Ricordando quelle circostanze in cui la tristezza per delle cose andate perdute, i rimpianti, ecco, fai un'ultima rivisitazione di quelle situazioni per renderti conto che determinati pesi non li devi più portare. Ora, sia che tu stia con una persona o che non ci sia nessuno, è come se questa è l'emozione che arriva. Che ti possa arrivare con una persona, poi lo andiamo a vedere, o ti arriva perché ti arriva questa emozione a livello proprio, le emozioni arrivano, e sono dei, no? Un ricordo di cose andate perdute, un rimpianto, va bene. Questo ti dà la forza, alleandoti con queste emozioni, ripeto, rituale erotico della Kundalini, di ridefinire i tuoi confini. Ah, io sto bene così. E adesso mi scrollo di dosso tutti quei pesi che non mi appartengono più. D'accordo? Ok. Perché ti vedo combattivo già nella prima stesa. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro. O l'energia che ti viene incontro, no? Cioè, se per sentirmi completa ho bisogno di una persona, non è quello il mio caso. Per sentirmi, ma magari ho pensato che fosse così e mi tolgo di dosso quei pesi. Quindi io, per sentirmi intera, non ho bisogno di nessuno. Piuttosto io devo condividere la mia interezza ritrovata con l'altro, senza il bisogno dell'altro. 9 di denari, ma la mia interezza. Ok. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Eccolo qua, c'è un eremita. 4 di coppe. Ho capito. Questo è il mese in cui... Allora ti spiego. Per molti di voi c'è... Se è una persona che già conosci, tu ti togli da dosso il peso delle emozioni vissute in modo negativo con questa persona. Perché qua vedo una persona che si è ritirata, ha potuto rifiutare la tua offerta e diciamo che per alcune di voi può rientrare questa persona qui. Può rientrare una persona che ha rifiutato la tua offerta e ti ha fatto rimanere male. Può rientrare questa persona qui. Se una persona, ecco perché c'hai tu il 10 di bastoni, mi spiego, e adesso che faccio? Cioè, se scegli di stare con questa persona, però ridefinisci i termini. Se è una persona nuova, io qua vedo l'energia di una persona che è stata sola per molto tempo o per diverso tempo, ha fatto una lunga introspezione interiore, spesso si è sentita non soddisfatta dalla vita o dalle opportunità che la vita gli ha mostrato, perché per vari motivi voleva più profondità da parte dell'altro, però non l'ha trovata e quindi rifiutava le opzioni. È una persona che può essere un po' può aver avuto questi alti e bassi nella vita cercando la sua solitudine interiore, non vedendo nelle persone una persona all'altezza del suo spessore animico. Ok. L'otto di coppe può essere una persona che sta lasciandosi, può lasciare andare una situazione di comfort legata alla sua solitudine. Mi spiego? Cioè, spesso si fa fatica per una persona che è sempre stata abituata comunque a stare da sola, si fa fatica ad approcciarsi all'altro. Però è questa l'energia che ti arriva, quindi è come se tu a questa persona servissi proprio per wow, ok? Condividersi è bello quando si è trovato una pace interiore, va bene? E togliergli l'idea della disillusione che ha.
della condivisione con l'altro. Perché magari questa è una persona che può pensare sto tanto bene da solo perché mi devo relazionare con qualcun altro. E l'otto di coppe invece lo spinge ad una relazione, lo spinge in avanti, al confrontarsi se stesso o se stessa questa persona con te. Altrimenti non arriva nel campo energetico. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. Nove di bastoni, 6 di denari e il 3 di denari. Allora, ti dico una cosa, nonostante uno dei due stia sul chi va là, 9 di bastoni o entrambi, io qua vedo che nasce una collaborazione attiva fatta di piccoli gesti che portano ai suoi frutti a fine mese. È una relazione basata molto sulla praticità, sulla pragmaticità. Non vedo molto romanticismo in senso plateale, no. Vedo l'amore nei piccoli gesti, che è qualcosa che si costruisce molto più profondamente dei gesti plateali, va bene? Nonostante un po' di resistenza iniziale, io qua vedo 6 denari che ci sarà un giusto scambio con questa persona, cioè ognuno dà da quello che vuole dare, va bene? Non c'è un oddio ti do per paura di perderti, no, c'è proprio un giusto scambio, il giusto dare e il giusto avere. Il 3 denari mi parla che grazie a questo andamento cresce, si solidifica qualcosa di veramente interessante. Sì. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei, che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto l'info box in descrizione. Per alcuni di voi ti dico una cosa, siamo a migliaia, non è una lettura personale, no? Ok. Alcuni di voi possono incontrare questa persona sul lavoro, oppure nonostante tu incontri delle persone, la tua attenzione sarà indirizzata soprattutto a quello che è importante nella tua vita realizzare. Può essere lavoro, può essere benessere psicofisico. Quindi per molti di voi c'è questa persona, però la tua attenzione è riservata soprattutto all'amore di te e a ciò che ti dà stabilità. Vedo che nel lavoro va bene, dei progetti di lavoro vanno bene, e potresti incontrare a margine questa persona con la quale condividerai a poco delle cose veramente interessanti che possono creare una struttura. Ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. E qua mi conferma che ci si sta un po' sulla difensiva, è come se si controllasse questa persona, non ti esprime proprio, no? Perché vuole un po' controllarsi, è nervosa. Cos'altro ti dice? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Questa persona quando ti guarda crollano tutte le corazze, quindi ti puoi accorgere che questa persona è cotta di te guardandola negli occhi, anche se non lo esprime, ok? Ma dagli occhi tu lo vedi, ok? Cos'altro? Mi fai perdere il controllo, gli fai perdere il controllo a questa persona. Credo che sia tu che stia un po' sulla difensiva, va bene? Però in qualsiasi modo, quello che vedo perché per te è importante è riprenderti la tua autonomia personale, va bene? Però fai perdere il controllo a questa persona. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Ci sarà una nuova vita in amore per te, una nuova vita sulla base, ricalibrata sulla base del tuo valore personale. Vedi, non è per voi, alcuni di voi escluderanno una persona, dedicandosi a ciò che le fa sentire vive, le fa radicare insieme e dentro. Te l'avevo detto già prima. E a dire il vero. A dire il vero è una persona che si apre, ma anche tu che dici il vero, cioè magari accetti una persona
non lo accetti più, dici la verità, puoi essere anche tu in questo, perché ti vedo stare bene nella tua nuova vita. Ora, se tale nuova vita rispecchia il fatto di una persona che è in equilibrio con te, è quello per te. Se invece la tua nuova vita, e quindi dici la verità, rispecchia il senso della sto bene con questa persona, continuo a poco, rimango un po' sulla difensiva, vediamo che succede. Fatto sta che tutto è orientato al tuo benessere personale, ok? Quindi, detto questo, andiamo a vedere adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginale, da cui estrapoleremo anche i rituali della buona riuscita. Cyborg, accipicchia. Questa carta è molto profonda e interessante. Guarda, te la leggo subito. Cyborg 34. Cyborg. Allora, eccola qua. Allora, ti leggo subito il responso del drago. Il tuo corpo ha la piena capacità di rigenerarsi. Non importa quello che è accaduto, esso sa come rimediare. Devi avere fede nel corpo, come vi dico sempre, fede nel tuo corpo, nei tuoi organi, come vi insegno sempre, i tuoi organi sono i tuoi avi, i tuoi antenati, come ci insegnano gli antichi. Gli organi sono possibilità. Per gli animisti, scusami, per gli animisti sono spiriti. Per dirla come lo direbbe Jung, essi sono gli dei, le dee. Il cuore è possibilità di amare, il cervello di conoscere, l'intestino di provare emozioni, i polmoni sono possibilità di relazione e scambio. Non sono oggetti materiali, gli organi, anche se la mente li vede così, a seguito del suo bisogno di controllo. La libertà di percezione è autopercezione e anche salute, perché è vero ascolto del corpo. In presenza di questa carta, per la buona riuscita di ciò per cui hai interrogato il drago immaginale, cioè per la buona riuscita di questo mese, devi sviluppare fede nel tuo corpo, perché la risposta e la possibilità di successo sono in esso. E qua abbiamo il 9 denari qua, anche se è la lettura sull'amore, ti vedo al centro tra due sensazioni, tra due possibilità, ok? Tu vuoi realizzarti e questo, affinché tu lo possa sperimentare, devi avere fede nel corpo, i tuoi organi sono i tuoi oracoli, quindi fede in quello che sta accadendo nel tuo corpo, fede nel processo, perché l'esterno è il riflesso di ciò che accade nel tuo corpo, ok? È molto profonda questa carta, eh? Ricordati che gli organi sono gli dei, sono possibilità, possibilità di amare il cuore, possibilità di sentire emozioni e l'intestino, ok? Come gli altri organi. Adesso ti do il rituale della buona riuscita. Si tratta di una meditazione nella quale osservi il corpo all'interno. All'inizio devi immaginarlo, poi la visione si fa sempre più vivida. Immagina il tuo corpo all'interno partendo dall'alto. Quando in meditazione visualizzi il corpo all'interno, ti liberi dalle teorie mentali che lo riguardano e approcci gli organi con un atteggiamento di fiducia incondizionata. Facendo la meditazione sentirai la fede nel corpo, ok? Nell'immaginare il tuo cuore, o il tuo fegato, o il tuo intestino, durante la meditazione, devi tenere dentro di te un'affermazione molto sentita che si ripete, cioè ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. In questa meditazione gli occhi che guardano fuori sono chiusi, mentre l'occhio che guarda dentro, il terzo occhio, l'occhio che vede l'invisibile, si apre. Questo ti porta a una sensazione meravigliosa di comunione con l'anima mundi, l'essenza profonda di tutte le creature e di tutte le cose. Cioè, vi rendete conto della portata straordinaria di questa breve meditazione? Per realizzare il tuo obiettivo, la tua missione dell'anima in questo mese, che siano qualsiasi tipo di sogni che hai, che sono gli espedienti per il grande obiettivo dell'anima,
Allora, facendo questa meditazione, tu innesti la fede negli organi, nel tuo corpo. Va bene? Dai, ragazze e miei ragazzi, è bellissimo. Detto questo, mi raccomando, praticate, praticate e fede nel corpo, ok? Io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.